Questo che ho in mano è un libro di memorie di Vytautas Landsbergis, di fatto il primo presidente della Lituania libera. Fu lui che l'11 marzo 1990 ne proclamò l'indipendenza. Non fu certo un processo facile, perché l'URSS, con allora capo Mikhail Gorbaciov, non aveva alcuna intenzione di concedere l'indipendenza. Ci furono dei momenti di altissima tensione, soprattutto alla fine del 1990 e poi il culmine a gennaio del 91, quando i sovietici decisero di reprimere le speranze dei lituani con un'azione militare. Nella capitale Vilnius furono inviati carri armati e anche truppe speciali. La popolazione decise di scendere in piazza, nelle strade, e decise di proteggere il Parlamento, allora Soviet Supremo. Furono erette delle barricate lungo tutto il perimetro del Parlamento e purtroppo ci furono anche dei morti. In questa intervista Landsbergis ci racconta come il suo paese affrontò quei giorni e ci racconta soprattutto le trattative e le negoziazioni che intercorsero tra lui, tra il governo lituano e i sovietici. Nel 1988 lei è stato tra i fondatori del movimento Sąjūdis che combatteva per l'indipendenza della Lituania. Qual era la situazione politica in quel periodo nel suo paese? La situazione era quella ereditata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. In realtà per la Lituania la guerra stava continuando. L'occupazione sovietica era per noi il proseguimento della guerra. Fin da subito, all'arrivo dei sovietici, ci fu una forte resistenza armata, che si protrasse per quasi 10 anni. Nel 1953 la resistenza armata fu definitivamente soffocata. Dopo nacquero nuove forme di resistenza. La popolazione si opponeva al regime cercando di conservare le proprie tradizioni e la propria identità nazionale, la fede, la religione, i valori democratici. Ognuno nel proprio ambito continuava una resistenza ideale. Io ero un pedagogo, insegnavo. Il movimento Sąjūdis nacque da questo tipo di resistenza che si esprimeva nella difesa del patrimonio culturale e della storia del paese. Per quanto riguarda l'economia, tutte le proprietà erano state confiscate dallo Stato, soprattutto le proprietà terriere. La popolazione era stata forzatamente asservita, come moderni servi della gleba. Questa opprimente ingiustizia fomentava forme di opposizione. Vienas tokių kritinių momentų buvo che si esprimevano in numerosi episodi, anche purtroppo molto tragici. Ad esempio, quello di Roman Kalanta, lo studente che si diede fuoco il 15 maggio del 72 davanti al Teatro Nazionale di Kaunas, in segno di protesta. Ci furono altri episodi tragici di questo genere, soprattutto tra coloro che erano arruolati nell'esercito sovietico. Spesso queste persone erano vessate in tutti i modi e talora anche uccisi. I genitori ricevevano spesso le bare, ma era loro negato il permesso di aprirle, in modo che non potessero capire cosa fosse realmente successo ai loro figli. Molti di loro morirono sotto tortura, ma erano forme di resistenza individuali, non armate, non ci furono sommosse. Due diverse visioni della vita si fronteggiavano. C'era quella dell'Unione Sovietica, secondo la quale si doveva costruire un'unica nazione, con una sola lingua parlata, il russo. Doveva esserci un'unica lingua. Dall'altra parte c'era la volontà dei popoli, soprattutto quelli meno numerosi, che volevano conservare la propria identità
e restare vitali. La situazione era in stagnazione, ma sopravviveva anche una incrollabile volontà di cambiamento che puntava a ottenere la libertà. Noi sapevamo che esisteva un mondo libero e democratico. Il nostro sogno era conquistare la libertà e volevamo conquistarla. Così, nel corso degli anni, sono nati piccoli movimenti, dall'unione dei quali si è poi sviluppato Sajudis. L'obiettivo politico del movimento era ampliare la propria influenza tra la popolazione, con lo scopo di vincere le elezioni. Prima di tutto però ci sarebbero dovute essere le condizioni per svolgere le elezioni democratiche e attraverso le elezioni, che sono poi state vinte, l'obiettivo era esprimere la volontà di una intera nazione, che era quello di ottenere l'indipendenza dall'Unione Sovietica. E Sajudis vinse le elezioni del 1990 e lei divenne il primo presidente della Lituania libera. Però nel suo paese c'erano ancora i sovietici. Che tipo di rapporti aveva con loro? Sovietų atstovai Lietuvoje tai pirmiausiai buvo svetima okupacinė kariuomenė, represinės struktūros, KGB ir visos kitos, administracija. I rappresentanti dell'Unione Sovietica in Lituania erano all'epoca l'esercito, la polizia, il KGB e l'apparato amministrativo. Cercavano di controllare ogni settore e ogni momento della vita. In questa situazione si scontravano due punti di vista opposti. Coloro che si sentivano legati all'Unione Sovietica e intendevano rappresentarla. Nella loro visione la Lituania era parte dell'URSS. Dall'altra parte c'era Sajudis, che promuoveva la Lituania come paese a sé stante e che voleva ottenere la libertà. Non eravamo noi a dover uscire dall'Unione Sovietica in realtà. Era l'Unione Sovietica che doveva andarsene dalla Lituania, perché i sovietici erano entrati nel paese in modo illegittimo, togliendoci l'indipendenza. Questo è un fatto molto importante. Come poi sarebbero andate le cose nell'URSS senza di noi, francamente non ci riguardava. Era un problema dell'Unione Sovietica. Noi credevamo in ciò che poi è avvenuto, e cioè che l'URSS si sarebbe dissolta e non avrebbe potuto sopravvivere. La Lituania allora era un esempio per tutte le altre repubbliche, grazie alle nostre azioni e anche tramite del materiale di stampa che veniva diffuso in numerose repubbliche sovietiche, ad esempio in Ucraina, nei paesi del Caucaso, nella Russia stessa, dove avevamo anche molti amici. Il nostro rapporto con le autorità sovietiche non è stato univoco. Tra la popolazione c'erano diversi modi di intendere la libertà, soprattutto tra i comunisti. Alcuni volevano avere un po' più di libertà di movimento, ma non credevano fosse possibile una libertà totale, un'indipendenza totale dall'Unione Sovietica. E questo punto di vista si scontrava con l'ala indipendentista di Sajudis, a cui io stesso appartenevo. Non eravamo noi a dover chiedere, come servi della gleba che si aspettano qualche agevolazione dal padrone. Noi dovevamo esigere ciò che era nostro, che ci apparteneva. La Lituania è stato il primo paese delle repubbliche sovietiche a conquistare l'indipendenza, a cacciare, come diceva lei, i sovietici dal proprio territorio. Però allo stesso tempo per i sovietici era molto pericoloso questo, perché poteva innescare appunto una reazione a catena nelle altre repubbliche.
come è riuscito a gestire questa situazione? Perché poi alla fine dell'anno, alla fine del 1990 e poi al culmine nel gennaio del 91, i sovietici hanno invaso, diciamo tra virgolette, rinvaso il suo paese con i carri armati e con delle truppe speciali per sedare la situazione. Turėjom savo nuostatas ir požiūrį, kuris buvo istoriškai pagristas ir teisiškai teisingas. Prima di tutto va detto che le nostre rivendicazioni erano fondate dal punto di vista storico e giuridico. Noi abbiamo proposto più volte all'Unione Sovietica una soluzione che forse avrebbe potuto essere meno pericolosa per loro, cioè riconoscere che i 3 paesi baltici erano stati annessi legalmente, con la forza e in seguito al patto Molotov-Ribbentrop del 1939, patto che aveva determinato l'espulsione di quei paesi dalla famiglia europea, famiglia a cui appartiene anche il vostro paese, anche l'Italia. In quel modo si sarebbe forse potuto dirimere la questione. Le altre repubbliche sovietiche avrebbero risolto ciascuna per proprio conto la situazione. Quelle proposte furono fatte a Gorbaciov e agli altri esponenti della classe politica sovietica, che in pubblico dichiaravano di essere persone nuove, che volevano portare avanti una politica diversa. Ben presto, però, scoprimmo che era tutto un inganno. La Lituania, capimmo in seguito, era come una cartina di tornasole, una sorta di prova che stava mettendo in luce il reale atteggiamento di quella gente. Volevano di fatto continuare a farla da padrone e controllare le genti. In realtà non volevano concedere alcun diritto e questo si vede tuttora, ad esempio nel caso dell'Ucraina. Lei nel momento della crisi più profonda sicuramente ha parlato con Gorbaciov direttamente. Che tipo era Gorbaciov? Perché noi abbiamo un'idea appunto della persona nuova dell'Unione Sovietica che poteva portare un po' di democrazia. Mi può raccontare qualcosa delle sue relazioni personali politiche con Gorbaciov? Aš turėjau galimybių bendrauti su juo jau derybų forma 3 kartus, kai atstovavau Lietuvai jau paskelbusiai savo atkurtą nepriklausomybę. O prieš tai mes buvome kartu Maskvoje, Sovietų Sąjungoje. Ho avuto modo di parlare con lui, con Gorbaciov, già nei primissimi momenti, al momento della dichiarazione dell'indipendenza, nell'ambito delle trattative. Anche precedentemente avevamo avuto dei contatti in modo più o meno diretto. Ir vykti į okupavusią mūsų metropoliją. Soprattutto quando Gorbaciov decise di convocare i rappresentanti di tutte le repubbliche sovietiche. Noi stavamo valutando se accettare o meno l'invito. Ir tai misijai Maskvoje, kuri nebus. Accettarlo sarebbe stato un modo per riconoscere la legittimità del consesso e quindi la nostra appartenenza all'Unione Sovietica. E questo non lo volevamo. In seguito decidemmo invece di andare, di partecipare, perché capivamo che potevamo svolgere un ruolo importante all'interno di quel congresso di deputati sovietici. Stalino ir Hitlerio susitarimą užgrobti ir pasidalinti tautas, kurios buvo tarp jų valstybių. Quello che volevamo fare era portare avanti la nostra idea di illegittimità del patto tra Stalin e Hitler, con il quale loro si erano di fatto divisi non solo i paesi baltici, ma anche altri paesi, come ad esempio la Polonia, la Finlandia, parte della Romania.
Una storia che all'epoca venne presentata come adesione volontaria da parte di quei paesi. Tautos savanoriška Respublika. Tranne la Finlandia che riuscì a tenere duro e riuscì a combattere affinché ciò non avvenisse. Tutte quelle menzogne erano diffuse di fatto deformando la storia e sono tuttora diffuse. Ta metodika iki šiol yra matoma, kaip Maskva Mosca sta cercando di riscrivere la storia, passata e presente. Ecco, quella era la nostra missione all'interno del Congresso. atžvilgiu stengiamasi perrašyti tą istoriją. Spiegare che la Lituania e gli altri paesi baltici erano stati incorporati in modo assolutamente illegittimo nell'Unione Sovietica. Mūsų buvimas Sovietų Sąjungoje, mes net kreipdavomės į Gorbačiovą, ne visai tiesiogiai, kartais ir beveik tiesiogiai, kodėl jūs einat Stalino keliu. Juk jūs paskelbėt, kad jūs būsit kitokie. E volevamo porre a Gorbaciov una domanda importante. Come mai lui, che si proclamava uomo nuovo, stava perseguendo la medesima strada di Stalin? Questo provocò una nuova ondata di violenza nei confronti del mio paese. Gli altri paesi del mondo democratico, pur appoggiandoci, proseguivano comunque i loro obiettivi pragmatici. Dicevano: sì, siamo con voi, ma cercate di mettervi d'accordo con il Cremlino. Noi sapevamo che questo era impossibile. C'erano solamente due strade: una forte pressione sull'Unione Sovietica dall'esterno, oppure il suo crollo. Si verificò la seconda ipotesi. Durante un colloquio diretto che ebbi con Gorbaciov, erano presenti anche altre autorità sovietiche e lituane, lui mi disse chiaramente che noi avremmo dovuto dimenticarci la libertà, perché loro non l'avrebbero mai concessa. Noi non avremmo avuto, secondo lui, alcun appoggio internazionale. Ce l'ho io questo appoggio, disse. Sbagliava. Era comunque chiaro che per cambiare realmente la situazione doveva modificare il suo punto di vista, oppure doveva essere cambiato lui stesso e l'intero entourage. Ed è ciò che poi avvenne. Lei prima di entrare in politica si occupava di educazione e di cultura, come diceva. Come ha vissuto quegli anni sotto l'occupazione sovietica? Nebuvo tokios skiriamosios linijos arba kokio nors taško laike, nuo kurio aš būčiau tapęs politiku. Non c'è mai stata una linea netta che separasse una cosa dall'altra, la cultura dalla politica, perché in quegli anni la cultura era la politica e continua ad esserlo ancora oggi. Rusijos politika apima viską. Ir labai naivūs žmonės. Basta guardare come la Russia sta usando tuttora la cultura in questo senso. Čia yra tik tai kultūra, čia ne politika, o jiems E come molti non capiscono, o meglio, forse non vogliono capire, che fa politica con la cultura. pirmiausiai politika su politiniu tikslu valdymo Tutto quanto in effetti è politica. Tai E noi lo avevamo ben capito già allora. mes žinojom, kad visur yra politika. Essere attivo nell'ambito culturale significava anche prendere posizione. Pasisakymo. Se per esempio lavoravi con i giovani, ti adoperavi per educarli, per farne persone migliori.
per creare un futuro migliore che non coincideva necessariamente con i piani dei sovietici. Ti muovevi entro stretti confini e se andavi oltre rischiavi parecchio, ad esempio di finire in un ospedale psichiatrico. Se eri giovane potevi anche finire forzatamente nell'esercito sovietico. I sovietici avevano diversi modi per reprimere. Io ho descritto le esperienze di quegli anni nel mio libro di memorie, che è molto diffuso in Lituania. Per cui la domanda di come e quando sono passato alla politica a me suona poco reale, perché le due cose sono sempre state un tutt'uno. E ciò ovviamente è cambiato quando sono stato eletto dalla popolazione come deputato, quando Sąjūdis vinse le elezioni. La Lituania ha vissuto i due più terribili regimi del XX secolo, prima i nazisti e poi i sovietici. Sua madre è una dei giusti tra le nazioni. Sotto il nazismo è stata distrutta completamente l'intera comunità ebraica lituana. Mi può raccontare la storia di sua madre? Mano motina buvo gydytoja, okulistė ir buvo labai teisingos ir atjaučiančios širdies žmogus. Mia madre era medico oculista e aveva un carattere giusto e compassionevole. Aveva diversi amici tra gli altri medici, molti di questi anche di religione ebraica. Quando arrivarono i nazisti, venne una sua collega, un medico che viveva nel ghetto. Raccontandole che sua figlia stava correndo il pericolo di essere portata via dai nazisti. In quel periodo prendevano i figli degli ebrei e li portavano in luoghi da dove non tornavano più. I genitori avevano due soluzioni: nascondere i figli all'interno del ghetto, oppure, visto che all'inizio c'era ancora una certa libertà di movimento per gli ebrei, rivolgersi ai conoscenti lituani e chiedere aiuto. Mia madre decise di aiutarla. La figlia visse con noi in una nostra casa a Kaunas. Cercava di non uscire, di non farsi vedere, di passare inosservata. Se per caso capitava che qualcuno la vedesse, dicevamo che era la nostra nuova domestica. Cercava di nascondere in ogni modo la sua provenienza ebraica, nascondeva ad esempio i capelli neri. Comunque questo non fu l'unico caso. Gli ebrei e le persone di altre etnie furono perseguitate all'epoca dei nazisti, duramente. Poi, successivamente, dai sovietici, che avevano altri criteri di persecuzione nei confronti della popolazione. Prima dell'episodio della ragazza c'era stato un altro episodio. Mia madre aveva studiato medicina a San Pietroburgo. Era ancora molto giovane quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Si era messa ad assistere e curare i feriti come volontaria, con altre due mie zie. Era sul fronte austro-russo, quando i russi dovettero ritirarsi perché gli austriaci stavano avanzando e in questa ritirata non potevano portare con sé i feriti e quindi
avrebbero dovuto abbandonarli. Chiesero ad alcune persone, tra cui mia madre, se potevano rimanere con loro, se potevano prendersi cura di questi feriti. Mia madre decise di rimanere, correndo un rischio veramente molto grande, a rischio della sua vita. Per fortuna la situazione si risolse bene alla fine. Gli austriaci arretrarono e i russi tornarono indietro. Grazie al suo comportamento, mia madre fu insignita di un'alta onorificenza russa. Racconto questo episodio per dire che sin da giovane mia madre aveva dimostrato un grande coraggio e dei valori molto forti. Questo suo carattere riemerse successivamente in condizioni completamente diverse, durante appunto l'occupazione nazista e poi dei sovietici.